Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Sei pronto per esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. Ciao Liam, come stai oggi? Ciao Mia, sto bene, grazie. E tu? Anch'io sto bene. Oggi voglio parlare di smartphone. Ti piace parlare di tecnologia? Sì, mi piace. Penso che gli smartphone siano molto interessanti. Confronto spesso diverse marche e sistemi. Ottimo! Vorrei confrontare i telefoni Android e iOS. Conosci questi due tipi? Sì, so un po' di entrambi. Android è prodotto da molte aziende, mentre iOS è realizzato solo da Apple. Esatto. Io ho un telefono Android e mio fratello ha un iPhone che usa iOS. Ho usato sia Android che iOS. Penso che entrambi abbiano buone caratteristiche, ma sono diversi in molti aspetti. Parliamo di alcune differenze. Prima di tutto, cosa pensi del design? Mi piace il design di iOS. L'iPhone è molto elegante e semplice. Lo schermo è luminoso e chiaro. Sì, l'iPhone ha un aspetto molto moderno, ma penso che anche i telefoni Android siano carini. Ci sono molti design e colori. Vero. I telefoni Android provengono da diverse marche, quindi puoi trovare molti stili. Alcuni sono molto sottili, altri sono più robusti. Mi piace questo aspetto di Android. Posso scegliere un telefono che si adatta al mio stile. Ma a volte troppe scelte possono confondere. Sono d'accordo. Con Android hai molte opzioni, ma devi dedicare tempo per confrontarle. Ora parliamo del software. Si dice che iOS sia noto per essere facile da usare. È semplice. Sì, iOS è molto semplice. Tutte le app sono organizzate in modo chiaro. Mia madre usa un iPhone e lo trova molto facile. Penso che Android sia un po' più complesso. Ci sono molte impostazioni e opzioni, il che può essere sia positivo che negativo. È vero. Mi piace che Android mi permetta di personalizzare il mio telefono. Posso cambiare lo sfondo, le icone e persino il layout. Preferisco la semplicità di iOS. Sento che con iOS posso iniziare a usare il telefono subito senza dover leggere un manuale. Entrambi i sistemi hanno i loro punti di forza. Dipende da cosa preferisci. Ti piace personalizzare il tuo telefono o preferisci un'interfaccia semplice? Preferisco un'interfaccia semplice. Voglio che il mio telefono funzioni rapidamente e facilmente. A volte troppe opzioni mi fanno sentire persa. Capisco. A volte mi piace personalizzare il mio telefono, ma apprezzo anche un design semplice. Parliamo delle app. Quale sistema pensi abbia app migliori? Ho sentito dire che molti sviluppatori creano app per iOS prima. Le app su iOS sono spesso molto curate e funzionano bene. Sì, molte app popolari sono disponibili su iOS. Di solito vengono aggiornate rapidamente e il design è molto bello. D'altra parte, Android ha una varietà più ampia di app. Alcune sono gratuite, altre a pagamento. Mi piace poter provare molte app senza spendere soldi. È vero, il Google Play Store ha milioni di app, ma a volte le app gratuite su Android possono avere pubblicità o essere meno stabili. L'ho notato. A volte un'app gratuita su Android si blocca o funziona lentamente. Preferisco app affidabili, anche se devo pagare un po' di più. Penso che entrambi i sistemi abbiano buone app, ma quelle di iOS sono spesso più affidabili. Parliamo di sicurezza. Ho sentito dire che iOS è più sicuro di Android. Sì, l'ho letto anche io.
Apple utilizza un sistema chiuso, il che significa che è più difficile per virus e malware entrare nell'iPhone. Questo mi fa sentire sicuro quando uso il mio iPhone. So che le mie informazioni personali sono protette. Android è un sistema aperto, che è buono per la personalizzazione, ma può anche essere più vulnerabile agli attacchi. Cerco di stare attento con il mio telefono Android. Scarico solo app dal Google Play Store e controllo le recensioni prima di installare qualcosa. È una buona abitudine. Io aggiorno sempre il mio iPhone all'ultima versione per mantenerlo sicuro. Sì, gli aggiornamenti sono importanti. Risolvono bug e migliorano la sicurezza. Cerco di aggiornare regolarmente anche il mio telefono Android. E riguardo al prezzo, penso che i telefoni Android siano generalmente più economici degli iPhone. Sì, è vero, ci sono molti telefoni Android economici. Puoi trovare un buon telefono a un prezzo basso. Mi piace questo. Ho comprato il mio telefono Android a un ottimo prezzo. Ha una buona fotocamera e un processore veloce. Gli iPhone sono più costosi, ma alcune persone dicono che valgano il prezzo per via della qualità e dell'ecosistema. Sono d'accordo che gli iPhone siano costosi, ma sono molto durevoli e hanno un alto valore di rivendita. È un buon punto. Se ti prendi cura di un iPhone, puoi rivenderlo in seguito a un buon prezzo. Penso che dipenda dal tuo budget e dalle tue esigenze. Se vuoi un telefono di alta qualità e puoi spendere di più, un iPhone è una buona scelta. Se vuoi un buon telefono a un prezzo basso, Android è ottimo. Sì, credo che entrambi i sistemi abbiano opzioni per diversi budget. Parliamo della durata della batteria. Quale telefono pensi abbia una migliore durata della batteria? Ho notato che alcuni telefoni Android hanno una durata della batteria molto buona. Il mio telefono può durare tutto il giorno anche se lo uso molto. È bello. Anche il mio iPhone ha una buona durata della batteria, ma dipende dal modello. I modelli più recenti di solito hanno batterie migliori. Penso che la durata della batteria sia molto importante. Se il tuo telefono si scarica rapidamente è molto fastidioso. Sono d'accordo. Porto sempre una batteria esterna quando viaggio con il mio telefono Android, giusto per sicurezza. A volte faccio lo stesso con il mio iPhone. Anche se ha una buona batteria, mi piace essere preparato. E per quanto riguarda la fotocamera, adoro fare foto con il mio telefono. Penso che la qualità della fotocamera sia molto importante. Gli iPhone sono noti per avere fotocamere eccellenti. Sì, la fotocamera dell'iPhone è molto buona. Le foto sono chiare e i colori sono brillanti. Ho visto molte belle immagini scattate con un iPhone. Anche i telefoni Android hanno buone fotocamere, specialmente i modelli di fascia alta. Alcuni telefoni Android hanno risoluzioni molto elevate e ottime caratteristiche come la modalità notturna. È vero, mi piace che il mio telefono Android abbia una buona fotocamera e molte impostazioni per regolare la foto. Mi piace usare la fotocamera del mio iPhone perché è semplice e facile da usare. Posso fare una buona foto con un solo clic. Entrambi i sistemi sono buoni per la fotografia, ma dipende dal modello del telefono. Sì, credo che gli ultimi modelli di Android e iOS abbiano fotocamere eccellenti. Quale preferisci per i giochi e le prestazioni? Penso che iOS sia molto fluido per i giochi. I giochi girano molto bene sull'iPhone. Sì, molti giochi sono ottimizzati per iOS. La grafica è chiara e le prestazioni sono veloci. Anche Android ha buone prestazioni, ma a volte i giochi possono rallentare sui modelli di fascia bassa.
Ho un telefono Android di fascia media e a volte noto un po' di ritardo nei giochi pesanti. Cerco di giocare a giochi semplici che funzionano senza problemi. Mi piace giocare ai giochi sul mio iPhone perché è molto reattivo. Il touchscreen è molto sensibile e preciso. Per i giochi, se vuoi le migliori prestazioni, un iPhone è una buona scelta. Ma ci sono anche telefoni Android di fascia alta che funzionano molto bene. È vero, se scegli un telefono Android di fascia alta, puoi anche goderti buone prestazioni nei giochi. Parliamo di aggiornamenti e supporto. So che Apple fornisce aggiornamenti regolari per iOS. Sì, gli iPhone ricevono aggiornamenti ogni anno. Questi aggiornamenti migliorano il sistema e aggiungono nuove funzionalità. Questo è uno dei vantaggi di iOS. Anche gli iPhone più vecchi possono eseguire il software più recente. Gli aggiornamenti di Android possono variare a seconda della marca. Alcune marche aggiornano rapidamente, mentre altre sono più lente. Ho notato che il mio telefono Android non riceve sempre gli aggiornamenti immediatamente. A volte devo aspettare qualche mese. Cerco di controllare regolarmente gli aggiornamenti sul mio telefono Android. È importante mantenere il telefono sicuro e funzionante bene. Installo sempre gli aggiornamenti sul mio iPhone non appena sono disponibili. Mi fa sentire al sicuro e assicura che il mio telefono funzioni bene. Sì, gli aggiornamenti regolari sono importanti per entrambi i sistemi. Risolvono bug e migliorano la sicurezza. Infine, parliamo delle preferenze personali. Quale sistema preferisci e perché? Preferisco iOS perché mi piace la semplicità e il design. L'iPhone è molto facile da usare e lo trovo molto affidabile. Io preferisco Android perché mi piace personalizzare il mio telefono. Mi diverto a cambiare lo sfondo, le icone e il layout. È un buon motivo. A volte sento che troppe opzioni su Android possono essere confuse. Capisco. Per me, la libertà di scegliere e cambiare le cose è molto importante. Entrambi i sistemi hanno i loro vantaggi. Dipende davvero da cosa apprezzi di più, semplicità o personalizzazione. Sì, e penso che entrambi i sistemi siano buoni. Molte persone sono felici con Android o iOS. Sono d'accordo, è bello avere opzioni. Forse un giorno proverò un iPhone e tu proverai un nuovo telefono Android. Sarebbe divertente. Possiamo imparare nuove cose dai telefoni dell'altro. Ho imparato molto su Android usando diverse marche e modelli. E ho scoperto l'affidabilità di iOS usando l'iPhone di mio fratello. La tecnologia è in continua evoluzione ed è bello esplorare nuove idee. Prima di finire, hai domande su Android o iOS? No, penso che oggi abbiamo coperto molti argomenti. Sento di comprendere meglio le differenze e le somiglianze. Sono d'accordo. Ho imparato di più sui punti di forza di entrambi i sistemi. Grazie per questa conversazione interessante, Liam. Grazie a te, Mia. Mi è piaciuto parlare di tecnologia con te. È sempre divertente condividere idee. Sì, spero di poter discutere di altri argomenti tecnologici in futuro. Non vedo l'ora. Buona giornata, Mia. Anche a te, Liam. A presto. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perderti nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.